Nella gelida notte un'ombra si muoveva tra le vie silenziose. Arianna, appena dodicenne, stretta a due neonati. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto la storia di questi tre fratelli. Erano in fuga da un incubo domestico. Ciò che accadde dopo, l'incontro con un imprenditore e la sua famiglia, e una svolta drammatica, vi lascerà senza fiato. Questa è una storia di sopravvivenza, amore e tradimenti inaspettati. E la scena finale vi farà piangere. Il vento sferzante ululava come un lupo affamato, lacerando il silenzio opprimente di una città addormentata. Sotto la luce tremolante e quasi spenta di un vecchio lampione, una bambina scalza e barcollante avanzava a fatica, stringendo al petto due creature indifese. Era Arianna, appena dodicenne, ma il suo sguardo portava il peso di un mondo che aveva cercato in ogni modo di annientarla. I suoi fratellini, due gemelli appena nati di nome Marco e Luca, avvolti in coperte logore e inzuppate di pioggia, tremavano convulsamente, i loro piccoli corpi scossi dai brividi. Arianna li teneva stretti a sé, sussurrando una ninna nanna quasi dimenticata, la stessa melodia che la loro madre intonava con voce dolce, prima che il loro universo si sgretolasse. Un tempo, quella che era stata la loro casa risuonava di calore, delle risate cristalline della mamma, del profumo confortante dello stufato che sobbolliva sul fuoco, di canti intonati alla luce tremolante delle candele. Ma il cancro, spietato e veloce, aveva strappato via la madre troppo presto, lasciando Arianna sola con un pugno di ricordi, due neonati da proteggere e un padre che, sopraffatto dal dolore, si era inabissato nel baratro dell'alcolismo. Ora quell'uomo, Roberto, non era più un padre, ma una minaccia costante, una tempesta di rabbia cieca, violenza brutale e vetri infranti che ogni notte devastava la loro misera dimora. Arianna aveva imparato a riconoscere il suono sinistro delle bottiglie che si frantumavano, i passi pesanti che riecheggiavano per la casa, i pugni che si abbattevano sui muri come martelli. Ma quella notte la violenza aveva raggiunto un picco inaudito. Roberto aveva afferrato Marco, il neonato aveva emesso un urlo straziante, mentre il padre lo strappava dalle braccia della sorellina. Questi parassiti mi hanno rovinato la vita, aveva urlato con gli occhi iniettati di sangue. Arianna, tremante, aveva trovato in sé una forza inaspettata. Aveva urlato a sua volta, distraendolo per un istante prezioso, quel tanto che bastava per afferrare Marco e fuggire, scomparendo nella notte. Ma sapeva, con una certezza agghiacciante, che lui li avrebbe cercati e che la prossima volta non avrebbe esitato a portare a termine la sua follia. Così corse, nella notte più buia, senza una meta, con uno zaino logoro che conteneva l'ultimo po' di latte in polvere e una promessa incisa a fuoco nel suo cuore: li proteggerò, a qualunque costo. I suoi piedi sanguinavano, lacerati dal contatto con l'asfalto e il terreno accidentato. Le braccia le dolevano in modo insopportabile, i muscoli tirati dallo sforzo di stringere i suoi fratellini. La fame le attanagliava lo stomaco con morsi dolorosi. Ogni ombra proiettata dai lampioni sembrava assumere le sembianze del suo aguzzino. Ogni sirena in lontananza, un lamento che preannunciava pericolo, le faceva tremare il cuore. La città, un labirinto di estranei e pericoli, la inghiottiva, e lei era solo una bambina che cercava disperatamente di svanire nel nulla. Alla fine, stremata, Arianna crollò in un angolo desolato di un parco fatiscente, nascondendosi tra cespugli incolti e altalene arrugginite che cigolavano sinistramente nel vento. Adagiò delicatamente i gemelli sul suo zaino, dividendo l'ultima dose di latte nei biberon crepati e nutrendoli con mani tremanti. «Cosa farò quando finirà?» sussurrò al vento, la voce rotta dalle lacrime. Nessuna risposta, solo il cigolio di un'altalena che ondeggiava come un fantasma, un lamento solitario nella notte. All'alba la stanchezza ebbe la meglio e si assopì per un istante, la schiena appoggiata a un albero umido, le braccia protese a proteggere i suoi fratelli. Fu in quel momento, in quel fugace attimo di sonno, che tutto cambiò. Alessandro Rossi, un imprenditore miliardario conosciuto per la sua fredda determinazione nel mondo degli affari, stava tornando da una riunione notturna. Non avrebbe mai immaginato che la sua vita, fino a quel momento metodica e prevedibile, stesse per subire una svolta irrevocabile. La sua elegante auto sportiva rallentò quando i fari illuminarono una scena surreale.
Una bambina e due neonati, immobili e apparentemente privi di vita, sul ciglio di una stradina secondaria. Frenò bruscamente, con un rumore stridulo di pneumatici, aprì lo sportello e corse verso di lei, giusto in tempo per prenderla tra le braccia prima che cadesse completamente a terra. I gemelli, avvolti nelle coperte logore, tremavano visibilmente, i loro piccoli volti pallidi e gelidi al tocco. «Ma che diamine!» mormorò Alessandro, notando i lividi sul viso della bambina, il sangue che macchiava i suoi piedi e la presa disperata con cui teneva i neonati anche da svenuta. Non c'era nessun altro, nessuna madre, nessuna carrozzina, nulla. L'istinto prese il sopravvento, annullando ogni razionalità, li sollevò tutti e tre con una forza che non credeva di possedere, li adagiò delicatamente nella sua auto e chiamò sua moglie, Isabella, in viva voce. Isabella, ex infermiera, dedicava il suo tempo libero ad aiutare bambini in difficoltà e abbandonati. «Isabella, ho bisogno di te. Sto portando a casa dei bambini. Credo che abbiano vissuto un inferno». «Cosa? Quanti?» La voce di Isabella era un misto di sorpresa e preoccupazione. «3. Una ragazza, forse 12 anni, 2 neonati. Non possono essere suoi, ma li protegge come se lo fossero». Chi erano? Perché erano soli in un parco alle prime luci dell'alba? E che tipo di mostro aveva permesso che tutto questo accadesse? Nella lussuosa Villa dei Rossi, una dimora moderna che si affacciava sui colli appena fuori città, Isabella li accolse con un calore e una premura che scaldavano il cuore. Vedendo il viso gonfio di Arianna e le dita gelide dei neonati, sentì il suo cuore spezzarsi in 1000 pezzi. «Dentro, subito!» ordinò, la sua voce ferma ma compassionevole. Mentre Alessandro si occupava dei gemelli, Isabella curò le ferite di Arianna, le medicò i piedi e le offrì del cibo caldo e nutriente. «Questa ragazza ha vissuto qualcosa di terribile», sussurrò ad Alessandro, mentre la piccola dormiva esausta. La luce del sole, filtrando delicatamente dalle finestre, accarezzava la stanza. Arianna si svegliò di soprassalto, in preda al panico. «I miei fratelli?» urlò, cercando con lo sguardo i piccoli. «Sono al sicuro», disse Isabella dolcemente, indicando la culla dove i gemelli dormivano sereni. Arianna annuì, le lacrime agli occhi, un misto di sollievo e terrore. «Anche tu sei al sicuro ora». Ma Arianna non si rilassò, si strinse le braccia al petto, come per proteggersi da un pericolo invisibile. «Chiamerete la polizia?» Alessandro e Isabella si scambiarono uno sguardo significativo. «No», disse Alessandro con voce ferma, «non finché non sapremo tutta la verità». E così, tra un sorso di tè caldo e una carezza rassicurante, iniziò il racconto. La voce tremante di Arianna si fece strada tra le lacrime. I dettagli disordinati si ricomposero lentamente in un quadro straziante. La perdita improvvisa della madre, l'inesorabile declino del padre nell'alcolismo, le urla notturne che squarciavano il silenzio, la violenza inaudita che si ripeteva ogni giorno, la paura costante che li attanagliava. «Pensavo che li avrebbe uccisi», disse Arianna a voce bassa, lo sguardo perso nel vuoto. «Così sono scappata». Alessandro, in piedi vicino alla porta, stringeva i pugni, la mascella contratta. Aveva affrontato squali nel mondo degli affari, uomini senza scrupoli in giacca e cravatta, ma niente lo faceva arrabbiare come un padre che maltrattava i propri figli. «Tesoro, hai fatto la cosa giusta», sussurrò Isabella, accarezzando i capelli di Arianna. «Sei stata incredibilmente coraggiosa». Ma Arianna scoppiò a piangere, un pianto liberatorio che racchiudeva anni di sofferenza. «E se ci trova? Diceva sempre che eravamo suoi, che nessuno ci avrebbe mai voluti». «Si sbagliava», disse Isabella, stringendola a sé. «E non sei più sola. Noi siamo qui per te». La notte successiva, il suono stridulo del campanello dell'interfono squarciò il silenzio della villa. Alessandro guardò lo schermo e sentì lo stomaco stringersi in una morsa. Un uomo trasandato, gli occhi iniettati di sangue, camminava avanti e indietro come una bestia in gabbia, la voce roca e piena di rabbia. «Fatemi entrare. So che avete i miei figli. Ridatemeli». Non serviva un nome, era Roberto. «È lui», sussurrò Arianna, stringendo forte Marco al petto, i suoi occhi terrorizzati. «Ci ha trovati». Alessandro attivò immediatamente tutti i sistemi di sicurezza, trasformando la villa in una fortezza inespugnabile.
Quella notte Arianna si svegliò di soprassalto, sentiva qualcosa, un'inquietudine profonda che le gelava il sangue. Corse nella stanza dei gemelli, la finestra era aperta e la culla di Luca, vuota. L'ha preso, gridò, facendo scattare tutti. La registrazione delle telecamere di sicurezza confermava l'incubo. Roberto era riuscito a entrare. Aveva preso Luca, ma non era fuggito. Era ancora lì, nascosto da qualche parte nella vasta proprietà. Alessandro, infuriato, seguì le sue tracce nel giardino, sotto la pioggia battente. Arianna lo precedette, correndo verso il vecchio capanno degli attrezzi, aprì la porta con un calcio e lo vide. Roberto, con Luca tra le braccia, parlava da solo, la sua mente annebbiata dall'alcol e dalla disperazione. Somiglia a sua madre. Lei mi ha lasciato, ma voi siete miei. Posalo, disse Arianna, la voce sorprendentemente ferma, nonostante la paura. Ma dietro di lei comparve Alessandro, la sua figura imponente che oscurava la porta. Hai fatto il tuo ultimo errore. Un attimo dopo Arianna afferrò Luca, strappandolo dalle braccia del padre, mentre Alessandro bloccava Roberto con una presa decisa. La polizia arrivò in pochi minuti, allertata dai sistemi di sicurezza. Roberto fu arrestato. Luca era salvo. All'alba Arianna, con Luca in braccio, chiese sottovoce, con una flebile speranza nella voce: «È finita?» «Sì», disse Alessandro, accarezzandole i capelli. Qualche settimana dopo, quando la paura passò e Arianna era serena, Isabella e Alessandro le fecero una sorpresa. «Vogliamo darti qualcosa». Le porse una cartellina con i documenti. Adozione, custodia, tutto legale. Il suo nome, Arianna, accanto a quello dei Rossi. «Volete adottarmi?» «Se ci permetti», disse Isabella con gli occhi lucidi. «Tutti e tre, per sempre». Arianna scoppiò a piangere, annuendo con veemenza, un nodo di commozione che le stringeva la gola. Un mese dopo, davanti a un giudice sorridente, il nome divenne ufficiale: Arianna Rossi, Luca Rossi e Marco Rossi. A casa, ad aspettarli, c'era una festa a sorpresa, organizzata con amore e discrezione. Al centro del tavolo, una foto incorniciata: Arianna con i suoi fratelli, Marco e Luca, finalmente sereni. Sotto una frase, incisa con inchiostro dorato: «Non tutti gli eroi indossano mantelli, alcuni portano scarpe bucate e una speranza incrollabile nel cuore». Arianna guardò la sua nuova famiglia, i loro volti sorridenti, le loro mani tese a offrirle un futuro. Era al sicuro, era amata, era finalmente a casa. Se questa storia ti è arrivata al cuore, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altre storie come questa. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti il prossimo racconto.